Si può con soli 60 euro partecipare ad una gara di un campionato mondiale di kart. Buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video. Ci troviamo oggi qui a Desenzano del Garda in un fantastico casolare. Perché? Perché qui è dove alloggeranno per 3-4 giorni i finalisti di Karting Operazione Trionfo, il primo contest italiano sui go-kart che darà la possibilità ad un non fortunato ma talentuoso ragazzo la possibilità di partecipare ad una gara mondiale con go-kart da competizione spendendo solo 60 euro. Karting Operazione Trionfo è un talent a 360 gradi, dove non conta solamente la pura abilità kartistica, ma anche l'impegno e la dedizione, la voglia di lavorare, l'abilità di stare in gruppo e la preparazione fisica. Ed è proprio da qui che parte la nostra avventura con i ragazzi finalisti di Karting Operazione Trionfo, dall'impegno per vincere e il sudore. Dai, forza, non si molla! Distruttivo? Cioè, ma pensi di andare al mondiale a giocare? Non so. No, ci devo andare. Campionato del mondo, ci vai sudando, no? Giocando. Lo so. Qua devi meritarti, non è la roulette, la lotteria, giri la ruota, viene fuori il nome. Forza, dai. I ragazzi alle mie spalle stanno facendo un'altra sessione di allenamento fisico. Come sapete la preparazione fisica nel go-kart e in tutto il motorsport è molto importante, quindi attività di questo tipo sono veramente fondamentali per poi riuscire a dare il meglio alla guida dei mezzi da competizione. Fa sempre un certo piacere vedere gli altri faticare mentre tu sei qui a godertela con la fotocamera. Ragazzi, questi sono pazzi, sono da più o meno un'ora che corrono, sudano e fanno esercizi. Noi facciamo le foto e siamo tranquilli. Com'è andata? Fatica incredibile. Pesante, eh? Sì, tosta. Soprattutto dopo la corsa, infatti. Esatto. Quindi dici, adesso ci rilassiamo, no, No, decisi. sì, avrei dovuto farlo, ma ho mal di Infortunio schiena, ho sentito tirare stamattina scendo dal letto e Per quindi sicurezza, per sicurezza, esatto. Dopo la faticosa mattinata e un'abbondante colazione per ripristinare tutte le energie, ci spostiamo al South Garda Karting di Lonato, dove i ragazzi finalisti si sfideranno a bordo dei loro Jesolo sia KZ che monomarcia per guadagnarsi il titolo di campione 2021. Vi consiglio di guardare questo video fino alla fine, guardatelo tutto, in quanto al termine del video vi ho lasciato una piccola, anzi grande sorpresa per voi. Fidatevi, mi ringrazierete. In cosa consiste Karting Operazione Trionfo? Karting Operazione Trionfo è un vero e proprio talent dedicato ai go-kart. Si parte con ben 13 selezioni in giro per tutta Italia, in kartodromi sia indoor che outdoor con kart a noleggio, dove i partecipanti ovviamente dovranno cercare di far registrare il miglior tempo. I migliori 8 di ogni selezione prenderanno parte alle semifinali di Karting Operazione Trionfo che si sono tenute proprio qua sulla pista di South Garda Karting circa un mesetto fa. Oggi è il 4 di agosto, quindi selezioni per tutto l'anno su varie piste in tutta Italia, quindi possibilità per tutti di partecipare, poi semifinali e finali. Fino a questa edizione ci sono state due categorie, la Under 27 e la Over 27, ma da quest'anno 2021 hanno partecipato anche i ragazzi nella categoria Junior, quindi dai 12 ai 15 anni, e poi anche i ragazzi un pochino più corpulenti, diciamo, nella categoria Hobby per tutte le persone di tutte le età con un peso superiore ai 90 kg. I ragazzi della Under 27 si sfideranno a bordo di KZ da competizione che dopo vi farò vedere, equipaggiati con motore R1, perché il vincitore, ragazzi, della categoria Under 27 andrà a competere nel campionato mondiale KZ. Per i vincitori invece della categoria Over 27 ci sarà la partecipazione alla finale del campionato BMB e stessa cosa vale per i vincitori della categoria Junior. Oltre a sfidarsi ogni mattina in prove di atleticità e resistenza fisica, si sfideranno ogni giorno
qui sulla pista di South Garda Karting a bordo dei loro go-kart. Ma non perdiamo tempo, adesso ve li farò conoscere e gli chiediamo com'è andata questa esperienza a karting Operazione Trionfo. I ragazzi sono appena tornati dall'hotel, si sono fatti una doccia dopo il duro, ragazzi, veramente duro allenamento di questa mattina. Cercherò di presentarveli ad uno durante il corso di tutta questa giornata. Inizierei con lui che mi sembra il più fresco, che è già sul go-kart. Buongiorno. Come ti chiami? Nicolò. Nicolò, categoria Under 27. Under, quindi correrai con un KZ. KZ. L'hai mai provato? Sì, a posto, quindi sai già che cosa devi fare. esatto. Però perché c'è qualcuno che mi ha detto io non l'ho mai provato, quindi sarà un temerario. beh, sarà una bellissima esperienza, Certo. immagino, anche per lui. Questa è la tua prima edizione? O la... È la seconda, però sì, quest'anno è andata meglio, sono riuscito ad arrivare in finale. È la prima in realtà. Perfetto, ti sei ripreso dall'allenamento? Sì, dai, insomma, sento ancora un Dove, po'. se ti vediamo dormire su le gambe addolorate, ma a posto. Perfetto, Scusate, buona fortuna allora. ci manca Grazie. Sono le ore 10, fra poco le operazioni in pista inizieranno, i ragazzi sono tutti qua a prepararsi il go-kart, a farsi la posizione, pedali, sedile. I meccanici come al solito lavorano duro, è un lavoro duro. Non ve l'ho specificato, ma i partecipanti nella categoria over 27, di cui abbiamo una diapositiva, correranno con il motore Yame X30 che ben conoscete. Abbiamo anche una partecipazione femminile che è molto importante per questo sport. Fanno lavorare a me che non dovrei per niente lavorare, devo passare la mia esperienza ai ragazzi a fare pedaliere, motori, sto già sudando, va bene ragazzi? Abbiamo appena finito di mangiare e piove. Sono molto tentato di riuscire a fare un giretto con questa pioggerella. Allora, come avete visto, ci sono delle condizioni abbastanza complicate oggi, anche perché abbiamo dei ragazzi qui che per la prima volta stanno provando il car due tempi e farlo sotto la pioggia non è proprio semplicissimo, però fa tutto parte del gioco, nel senso che se bisogna arrivare preparati ad un mondiale bisogna sapersi adattare a tutte le condizioni. Come la vedi questo giro sotto la pioggia? Sono curioso, un po' spaventato, un po' tutto, però dai, sembra bello. Beh, è sempre un'esperienza, almeno puoi dire di aver provato il go-kart sotto la pioggia che... Certo. Poi è divertente. Sì. Madonna, divertentissimo, non avevo mai provato un due tempi prima di oggi e poi ha fatto un turno e... Ti è piaciuto? Stupendo. Adesso non potrai più tornare indietro. Adesso non posso più. Ti sei rovinato. Purtroppo sì. Se resta ancora così che non si asciuga la pista, anche i KZ fanno un turno col monomarcia e così li facciamo partire in maniera che provino l'ebbrezza di correre su una pista bagnata. Questo è karting Operazione Trionfo, va bene? Bene, così sei a corrente delle direttive dell'organizzatore. Grazie. Prego. Arrivederla. La licenza italiana che non la vale. Rovini meno la catena. Anche. Perditi. Grazie. Non ti vengo a prendere, No? No. Minchia, dopo la salsiccia non ci sto più dentro,
E come ogni vero pilota che si rispetti, anche i ragazzi qua si stanno mettendo a posto il go-kart a fine giornata. Qui qualcuno ha fatto un mini danno, però vabbè, ci sta sull'acqua. E devo dire che questa esperienza su sbagnato, sia per me che per tutti loro, è stata veramente una gran figata. Bello, figata, come si dice qua. Alla fine tutti, quando gli chiedi com'è andato, bello, figata, bello, perché effettivamente è veramente spettacolare. Ragazzi, tutto quello che state vedendo, questi ragazzi se lo sono meritato in pista, prima alle selezioni e poi alla semifinale. Quindi non stiamo parlando di piloti paganti che vengono sempre a girare, ma questi ragazzi, grazie al loro talento e alla loro voglia di competere, di fare bene, sono riusciti a raggiungere questo fantastico obiettivo che è la finale di Karting Operazione Trionfo. Io credo che tutti questi ragazzi, anzi dopo glielo chiediamo, indipendentemente dalla vittoria o meno di questa giornata di finale di Karting Operazione Trionfo, si stiano divertendo veramente tantissimo. Mi sono divertito io. È un vero peccato per questioni di tempo che io non possa restare qua per fare gli altri 4 giorni con questi ragazzi. Domani si ricomincia sempre al mattino, allenamento fisico, poi di nuovo qua in pista e poi ancora e ancora fino alla proclamazione dei vincitori di Karting Operazione Trionfo. Ma adesso andiamo a chiedere a proprio loro, ai veri protagonisti di questa serie, cosa ne pensano di questo percorso che hanno intrapreso e di queste giornate di finale. Sono qui infatti con Paolo Donzelli, Luca Restelli, Matilde della Guardia. Paolo, secondo me il progetto è una cosa pazzesca perché dalla pista sotto casa ti puoi iscrivere e avere la possibilità di vincere un mondiale, fino a poi arrivare al vero premio, diciamo così, che è passare questi 4 giorni in compagnia di questi bellissimi ragazzi e ragazze e divertirsi e fare motorsport. Sì, confermo appunto la bellezza di essere su una pista vicino a casa, fare le prime prove e poi finire su piste più importanti come quelle di Lonato con tutti i kartisti professionisti e vivere proprio l'esperienza professionista. Sì, io ho dovuto vedermela già nelle preselezioni con questo brutto ceffo qua, poi me lo sono ritrovato anche in semifinale, buono adesso anche in finale, quindi... però no, siamo qui, ci stiamo divertendo, è veramente bello poter vivere 3 giorni così anche spensierati finché non saremo a venerdì. dove ci sarà poi la vera battaglia. Ecco, tu hai detto bene. Il vero premio alla fine è anche essere qui a questa giornata di finali. Ho visto veramente uno spirito di amicizia, di unione tra tutti i piloti al di là della competizione che poi, come dici tu, venerdì contro 300. Però in pista rivali, però fuori dalla pista comunque amici. Ho visto un grande affiatamento nel gruppo e credo che poter vivere questi 4-5 giorni sia proprio il vero premio e anche l'essenza di Karting Operazione Trionfo. Mettere in piedi un'opera così, in una maniera così organizzata, non deve essere stato facile e abbiamo qui il fautore di questa impresa titanica che è Luca Giacchetto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Innanzitutto complimenti per quello che hai fatto. Da dove nasce l'idea? Dalla passione per il kart, se non è la passione non ti metti a creare qualcosa del genere. Questa di fatto, per chi la vede dall'esterno, è una pazzia. Portare 10 piloti dalla strada a giocarsi un posto per il campionato mondiale non è una cosa semplice da fare. Come mi è venuto in mente? Negli anni ho sempre avuto piloti, ho aiutato tantissimi piloti, investendo anche dei soldi propri o di miei sponsor, e magari a fine stagione mi sentivo dire il materiale così non va, c'è da lavorare, finché ho pensato che lavorare male non va più bene. E allora voglio dare la possibilità a un uomo dalla strada, a una persona qualsiasi che ha il sogno di fare il suo campionato del mondo, di realizzare il proprio sogno. Però per questi ragazzi vado in cerca del denaro per farli divertire. Li vedo veramente convinti, è tutta brava gente, per me sono 4 giorni importanti e siamo veramente una famiglia, ecco. Spirito di famiglia che ho visto anch'io. Io ci tengo a ringraziarti per avermi invitato qua un'altra volta e spero di tornarci presto, magari l'anno prossimo, che lo sa. Magari... Però qua è un divertimento puro e sei sicuramente il ben accetto, ecco, gente normale che ci vuol divertire e comunque avere un sogno da realizzare. Siamo qui per voi. Grazie. Grazie a te. E alla prossima. Ok, grazie a voi, ciao. Ciao. Ammetto, è la prima volta che ho fatto davvero fatica a riportare le emozioni provate in pista in un video. L'esperienza Karting Operazione Trionfo è stata qualcosa di illuminante che difficilmente si riesce a descrivere in un video di 15 minuti su YouTube. Ho conosciuto un gruppo spettacolare di piloti appassionati
che durante il loro percorso, nonostante la competizione, hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Una festa. Ecco, questa è la parola che userei per descrivere il tutto. Una festa del motorsport. Ragazzi che con impegno e passione sono passati dal correre nella pista indoor sotto casa a vivere l'esperienza di gareggiare in pista a fianco di piloti mondiali e a bordo di veri kart da competizione. Spesso sui social mi viene posta questa domanda: Gabà, io non ho le possibilità economiche, come faccio a correre col go-kart? Beh, ecco, a questa domanda non è sempre facile rispondere, ma sono convinto che Karting Operazione Trionfo ti metta a disposizione tutto ciò che ti serve per avvicinarti a questo fantastico mondo. Come sapete, il mio canale ha lo scopo di portare questo sport nelle vostre case, farlo conoscere a quante più persone possibile, con lo scopo di farle appassionare. Io credo che Karting Operazione Trionfo abbia alla base la stessa filosofia. Ed è per questo che ho deciso di collaborare con Luca e con il suo fantastico team per la prossima stagione. Infatti, se sei arrivato fino a questa parte del video, ho una grande sorpresa per te. Se vuoi partecipare all'edizione 2022 di Karting Operazione Trionfo, acquistando il tuo ingresso alle selezioni di Karting Operazione Trionfo, trovate il link del sito qua in descrizione, ed inserendo il codice GABA10 otterrete il 10% di sconto sul vostro acquisto. Ma non finisce qua, ed ecco la grande sorpresa. Tenetevi forte. Al termine delle selezioni, indipendentemente dal risultato ottenuto, tra tutti coloro che si saranno iscritti con il codice GABA10 verrà estratto un fortunato pilota che parteciperà ad un'intera giornata di test a bordo di un kart da competizione 2 tempi in pista con me. Ma non finisce qua. Vi comunico che anch'io ufficialmente parteciperò alla selezione del 18 di dicembre alla pista Top Fuel di Vignate, e quindi se vi va di iscrivervi a Karting Operazione Trionfo, magari venendo in quella data avrete anche un'ottima occasione di batostare il vostro youtuber di karting preferito. Quindi ragazzi, iscrivetevi al mio canale, andate sul sito di Karting Operazione Trionfo, acquistate il vostro ingresso alle selezioni e inserite il codice GABA10 che vinca il migliore. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo settimana prossima, o chi lo sa, in pista, magari a Vignale.